Ma voi l'avete mai visto il cioccolato rosa? Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Oggi faccio un video un po' diverso dal solito perché, a differenza delle altre volte, vi parlo di una novità che mi ha particolarmente colpito. Allora, voi sapete che fino a poco tempo fa, pochi mesi fa, in commercio c'erano sostanzialmente solamente tre tipi di cioccolato. Uno era il cioccolato bianco, questo, uno era il cioccolato al latte, poi c'era il cioccolato fondente, per esempio questo. Da qualche anno si vociferava che un'azienda produttrice di cioccolato, la Barry Callebaut, era riuscita a creare un cioccolato di un altro colore e in particolare rosa. Rosa naturale, cioè non chiaramente aggiungendo dei coloranti o delle altre sostanze. Questa azienda non vende direttamente, almeno non per ora, ai consumatori, ma vende ad altre aziende che lo trasformano e producono i loro prodotti. Quando ho saputo che in Giappone era stato messo in vendita un prodotto, in particolare un Kit Kat, che era ricoperto di questo cioccolato rosa, ho chiesto al mio amico Marco Togni di mandarmene un campione, e questo è una barretta di Kit Kat. Questo cioccolato si chiama Ruby perché vuole ricordare questo colore rosato. Adesso apriamolo, ho sempre sognato di fare questa cosa e assaggiare qualche cosa in diretta come fanno gli youtuber più famosi. Ecco, vedete? Una barretta completamente ricoperta di cioccolato rosa. L'aroma è quello di lamponi, di frutti rossi. Anche il sapore è quello di lamponi o frutti rossi. Non ricorda il cioccolato, quindi grazie ancora a Marco per avermi spedito questo campione. In realtà me ne ha spediti due, questo lo tengo per dopo. Fatemelo mangiare e poi vi spiego. Allora, come vi dicevo, non sa di cioccolato. Dopo qualche giorno che avevo chiesto a Marco di spedirmi gentilmente un campione, ho visto che a Milano c'era un evento di beneficenza della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, in cui distribuivano delle tavolette intere. Allora mi ci sono fiondato, era a Milano, ho fatto la mia donazione e ho preso questo cioccolato perché ero curiosissimo di leggere l'etichetta. Allora, perché è rosa? Facciamo un passo indietro. Vi ho detto che non sa di cioccolato. E questo potrebbe stupire qualcuno, ma in realtà esiste un altro cioccolato in vendita che non sa di cioccolato, ed è il cioccolato bianco che vi ho fatto vedere prima. In realtà, addirittura in alcuni paesi il cioccolato bianco non si può chiamare cioccolato, e perché quello che noi chiamiamo cioccolato bianco in realtà non contiene cacao, contiene solamente burro di cacao, cioè solamente il grasso saturo che è all'interno del cacao e che viene estratto con una pressa. Poiché il cioccolato bianco non contiene cacao ma solo burro di cacao ed è un grasso che non sa assolutamente di niente, il sapore che ha questo cioccolato deriva da quello che ci si aggiunge. E infatti, se leggiamo l'etichetta, vediamo che come primo ingrediente abbiamo lo zucchero, poi abbiamo il burro di cacao, il latte scremato in polvere, il siero di latte in polvere, il grasso del latte, degli emulsionanti e degli aromi come la vaniglia o altri aromi. Quindi non ci stupisce che non sappia di cioccolato, perché non contiene il cacao che poi viene trattato e tostato per raggiungere questo colore marrone che noi associamo al cioccolato e al cacao. Quindi questo cioccolato rosa è concettualmente simile al cioccolato bianco. La differenza però è che questo cioccolato, che non è marrone e non sa di cioccolato, contiene del cacao, e infatti lo troviamo in etichetta. Anche qui però, come il cioccolato bianco, troviamo che in etichetta come primo ingrediente c'è lo zucchero, e infatti leggiamo zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, latte intero in polvere, e solamente come quinto ingrediente troviamo la pasta di cacao. Quindi legalmente si può chiamare cioccolato questo prodotto perché contiene effettivamente della pasta di cacao, solo che questa pasta di cacao non è marrone come la vediamo di solito, ma è rosa e non sa di cioccolato. Ma come mai questo cioccolato è rosa? Barry Callebaut, l'azienda produttrice, non divulga il suo segreto industriale, però possiamo fare delle ipotesi. Il colore marrone e l'aroma e il sapore di cioccolato derivano dal trattamento che il cacao, dopo la fermentazione, subisce ad alte temperature. Si fa sostanzialmente quella che si chiama la reazione di Maillard, è la tipica reazione che avviene per tantissimi alimenti quando si produce, in presenza di alcuni zuccheri e alcune proteine, si producono queste sostanze marroni aromatiche molto intense, sia di gusto che di aroma. Quindi questo cioccolato evidentemente non è stato trattato come il cacao solito da cui poi si fa il cioccolato. Come mai ha questa colorazione? Beh, come dicevo, è un segreto, però dalla lista degli ingredienti possiamo trovare un indizio, e precisamente il fatto che tra gli ingredienti compare
l'acido citrico. L'acido citrico non è un ingrediente tipico del cioccolato di qualsiasi tipo, ma posso fare delle ipotesi sul perché viene aggiunto. Credo che abbia almeno due funzioni. La prima è quella di acidificare, ovviamente, e questo fa sì che le antocianine naturalmente presenti nel cacao, cioè quelle sostanze che sono diffusissime in natura tra i vegetali, che danno questa colorazione ai fiori, ai frutti, agli ortaggi, che va dal rosa al rosso al violetto fino al blu. Pensate ai mirtilli, non so, alla cipolla rossa, ai lamponi e così via. Queste sono sostanze che sono sensibili al pH e in ambiente acido diventano rossastre. Quindi Barry Callebaut ha selezionato alcuni tipi di cacao che hanno un valore particolarmente elevato di queste antocianine, ma per mantenerle rossastre e farle virare verso il rosso ha dovuto aggiungere nel trattamento, ripeto, segreto, dopo la fermentazione, dell'acido citrico. Esiste una famosa torta americana che si chiama Red Velvet Cake, in cui viene aggiunto esplicitamente un acido, a volte era addirittura l'aceto, più spesso era il buttermilk, cioè il latticello, quello che rimane dalla preparazione del burro dopo che è stato fermentato, quindi è un liquido acido, e questo serviva per spostare la colorazione del cacao che veniva aggiunto a questa torta classica un pochettino verso il rosso. Quelli che trovate adesso nelle foto su Instagram o delle food blogger con un colore rosso intenso, color lampone, color ciliegia, non è quello reale, usano tutto un colorante alimentare. La Red Velvet Cake classica ha solamente delle sfumature di rosso. La seconda motivazione, secondo me, del perché utilizzano l'acido citrico è perché la reazione di Maillard, cioè questa reazione che produce queste sostanze aromatiche marroni intense e che danno contemporaneamente l'odore del cacao, vengono sfavorite in ambiente acido e vengono favorite in ambiente alcalino. Se io aggiungo un acido prima del trattamento, sfavorisco o addirittura inibisco del tutto la reazione di Maillard. Quindi è probabile che l'acido citrico aggiunto durante il trattamento di questo cacao serva proprio per mantenere questa colorazione rosa e contemporaneamente mantenere queste note fruttate di lampone, di frutti rossi che sono presenti probabilmente naturalmente nel cacao. Questa non è una cosa strana, ci sono già alcuni cacao monorigine che potete assaggiare. Monorigine vuol dire da una singola piantagione, non una miscela come viene fatto normalmente invece dalle grandi aziende produttrici. Ci sono cioccolati che hanno sentori di ciliegia, altri che hanno sentori di tabacco e alcuni che mi è capitato di assaggiare hanno questi aromi e questi sapori fruttati di lamponi, di fragole o di frutta rossa in generale. Quindi ringrazio ancora Marco per avermi mandato 2 stecche di questo prodotto, una me la mangerò più avanti e questa tavoletta la conservo per dopo l'estate, quando farà un po' più fresco, e farò qualche altro esperimento. Per ora questo cioccolato rosa è disponibile su vari prodotti, come vi ho detto, in Giappone, ma anche in Svizzera, in Germania e in Gran Bretagna. Non è ancora disponibile in Italia, ma voci di corridoio mi dicono che sarà disponibile da settembre. Quindi da settembre probabilmente potrete assaggiare questo cioccolato e decidere se vi piace o no. A me non piace il cioccolato bianco perché lo trovo troppo dolce e ovviamente non mi piace perché non sa di cacao, e quindi non vi stupirà sapere che anche questo cioccolato non mi fa impazzire, ma lo vedrei bene per esempio in una pralina o in un cioccolatino dove all'interno c'è del cioccolato fondente, magari molto più amaro, in modo da creare un contrasto. Per oggi vi saluto col cioccolato rosa e arrivederci alla prossima volta dal vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!